Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli. Nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è giovedì 18 dicembre, è il terzo giorno della novena del Natale, o se volete, l'abbiamo detto altre volte, novena di Gesù Bambino. Una novena che quest'anno noi del Piccolo Resto stiamo particolarmente collegando al messaggio della Divina Misericordia di Santa Faustina, perché per volere di Dio, per grazia di Dio, abbiamo iniziato il nostro cammino di preparazione prossima al Natale proprio lì a Cracovia, come vi ricorderete ieri l'altro, lunedì 16 dicembre. E così ho chiesto, e anche ieri sera lo ricordavo in quella incredibile, come ora vi dirò, novena pregata in macchina, vi spiegherò perché in macchina ho ricordato che appunto questa novena vorrei che tutti insieme pregassimo ogni giorno con la corona del rosario 50 volte la formula Gesù confido in te, perché appunto vorrei tanto anche che questa formula la scriveste e la metteste nel presepio ai piedi della culla e della mangiatoia dove metterete la notte di Natale Gesù Bambino. Gesù confido in te. Diamo questo risalto che il cielo ci ha ispirato e suggerito lì a Cracovia per indicare che il bambinello divino è il dono della misericordia del Padre. E quindi Gesù confido in te, questa splendida formula, non so a voi, io la recito parecchie volte durante il giorno, sapete che anche di notte mi capita in cuor mio naturalmente di cantarla. Gesù confido in te, Gesù confido in te, vi conoscete questa, no? A Medjugorje, ecco, e dà pace, dà forza, dà gioia, dà fiducia, da grazia. Quindi è una novena, questa di Gesù Bambino, del Natale. Oggi è il terzo giorno che stiamo vivendo in direzione del dono della Divina Misericordia. Gesù confido in te. Come vi dicevo, ieri abbiamo pregato questa novena in macchina. E perché? Perché prego la regia di mostrare il post che ho prodotto poc'anzi. Mi piacerebbe sentire i vostri commenti. Ultimamente nei commenti siete abbastanza pigri, lo capisco che avete poco tempo, però fatevi sentire, è sempre bello leggere i vostri commenti, figlioli cari. Eccolo lì il post che abbiamo prodotto stamattina, poco fa, perché già ieri sera lo avevo detto, guardate che roba. Ecco, vedete che c'è uno dei seminaristi con me, che sembriamo tra il serio e il faceto, in realtà siamo messi in una condizione pessima. Quello è il nostro furgone bianco che non possiamo più aprire da dietro. Immaginate voi che danno serio dal punto di vista proprio pratico, perché i bagagli li dobbiamo scendere dalla parte laterale, e avete visto che abbiamo messo questo nastro azzurro che tiene diciamo lo sportello, perché lo sportello si è rotto. Leggiamo insieme cosa ho scritto: 8 ore di macchina, sì, perché eravamo partiti praticamente da Brno, che è una città della Repubblica Ceca, dove abbiamo alloggiato lunedì sera dopo l'incontro a Cracovia, e avevamo da percorrere 10 ore di macchina, perché il progetto era di arrivare già in Lombardia, perché oggi, come ora vedremo, c'è l'incontro. E invece, ecco, poi dovevamo fare una sosta. Pensate voi, io ho guidato per 8 ore di seguito circa, sì, 8 e mezzo, no, 8 ore io no, però di seguito abbiamo percorso circa 8 ore di macchina per arrivare al confine tra Austria e Italia. Dovevamo andare a fare la pipì, dovevamo prendere un caffè e fermarci, ma veramente Dio ci guida, la Madonna ci accompagna nella nostra missione, perché io ho detto al gruppo insolitamente: non mi fermo, sono qui testimoni ad ascoltare, non mi fermo in Austria, desidero prendere il caffè in Italia, desidero entrare a Tarvisio, che come sapete è la prima destinazione italiana dopo la frontiera con l'Austria, e poi alla prima
prima stazione di servizio ci fermiamo. Bene, e la Madonna veramente ci ha accompagnato, perché se questo danno che state vedendo fosse accaduto in Austria sarebbe andata molto peggio, noi saremmo ancora lì. Ecco, perché? Perché appena siamo giunti alla destinazione della stazione di servizio, dopo un buon caffè, dopo esserci un po' rifocillati, è successo questo danno tecnico non irrilevante, che ci ha costretto a stare circa 4 ore, 3 ore e mezzo, dalle 4 del pomeriggio fino a quando, quindi no, 2 ore e mezzo circa, fermi, in attesa che arrivasse il carro attrezzi, perché il guasto tecnico è stato serio, è arrivato il carro attrezzi, sono stati gentilissimi, il popolo friulano è un popolo sempre molto gentile, e così hanno messo il nostro povero furgone, mi piangeva il cuore, io che lo guido questo furgone, quando non faccio le dirette lo guido io, quindi ci sono legato a questo furgone che ci ha portato in tutta Europa, dall'Andalusia alla Boemia, capito? Dai Pirenei alle Alpi, chissà che non arriverà anche agli Urali o Urali, come si dice in Russia. Ecco, allora il carro attrezzi con mia enorme pena ha messo la vettura sopra, come sapete, e l'ha portata in officina. Tra la pioggia e la neve, il nevischio e la nebbia, siamo dovuti andare, ecco per cui la diretta io l'ho fatta, penso l'avrete capito, mentre eseguivamo la diretta di ieri pomeriggio del terzo rosario e del secondo giorno della novena Gesù Bambino, io l'ho fatta mentre seguivamo come il corteo funebre e mi è sembrato un corteo funebre, miei cari figlioli. Avevo il cuore morto vedendo quel mio amato, ecco, furgone bianco, compagno di viaggio, povero lì, ecco, ammaccato peggio di Don Minutella, e ammaccato peggio di Don anzi, che ancora a me non mi portano col carro attrezzi. Ecco, e così allora diciamo, abbiamo seguito il carro attrezzi, siamo arrivati in un'officina a Tolmezzo, mi pare che si chiami il posto, Tolmezzo, e lì abbiamo dovuto aspettare a lungo che provassero ad aggiustare il guasto tecnico senza riuscirci. Finalmente intorno alle 20:30-21, congelati, assiderati, affamati, stanchi, dopo 8 ore di macchina, abbiamo trovato una soluzione momentanea. Arriveremo oggi a Bergamo ammaccati come la macchina, perché ieri abbiamo fatto circa 10 ore di macchina e 4 ore di sosta tra meccanici, carrattrezzi e officine. Infine abbiamo dovuto pagare al danno la beffa, prego di mostrare di nuovo il post, abbiamo dovuto pagare 500 euro, esattamente 497, ecco, di danno dovuto al spostamento del carro attrezzi e ai tentativi di aggiustare il guasto tecnico della macchina, senza che peraltro ci siamo riusciti. Insomma, 8 ore di macchina, guasto tecnico serio che ci porteremo appresso fin giù in Sicilia, che Dio ce la mandi buona, arrivo del carro attrezzi, 500 euro di danno, pioggia e nebbia, ma come avete visto ho scritto viva la missione. Ecco, ci tenevo a raccontarvi questo episodio perché io ho osservato poi da comandante il gruppo e ho visto che l'atmosfera era abbastanza serena tra i seminaristi, tra le suorine che mi accompagnano e con Fra Celestino. Vorrei dire che l'equipe che mi accompagna è un'equipe che ormai ha imparato i ritmi. Abbiamo mangiato una pizza in piedi sotto la nebbia e dentro la nebbia, in piedi fuori dalla macchina, io seduto in macchina con Fra Celestino che ha la febbre a 38, adesso gli è scesa perché lo abbiamo costretto a mettere i sandali e a curarsi con le opportune, diciamo, medicine in questo caso, no? Quindi Fra Celestino è ammaccato peggio della macchina, ha avuto la febbre a 38 e anche una febbre che circola nel gruppo, un paio di suorine se la stanno passando. Insomma, arriviamo l'armata Brancaleone arriva a Bergamo suonando la tromba, miei cari figlioli, ma c'era un'atmosfera veramente di gioia e di serenità. Abbiamo preso l'albergo a Udine
non prevedevo che ci saremmo fermati a Udine, perché sono 3 ore e mezzo di macchina, come vedete che adesso siamo di nuovo in viaggio, sempre in viaggio, continuamente in viaggio, e adesso appunto dobbiamo procedere con molta cautela perché c'è nebbia, almeno qui in Friuli stiamo trovando nebbia che si intensifica e forse la troveremo anche in Veneto, nella zona, presumo, anzi se quelli che siete del Padovano ce lo fate sapere in anticipo, così calcoliamo meglio i tempi, perché noi non si è molto abituati a guidare nella nebbia, dalle mie parti non c'è la nebbia, meglio lo scirocco, quel caldo, quel vento caldo che a tutti procura diciamo pesantezza, invece Don Minutella è nei giorni migliori quando c'è il caldo. Quindi se nel Padovano o nel Vicentino che dovremo attraversare dovesse esserci la nebbia, fateci la cortesia di scriverlo nei commenti, così come vi invito a scrivere i vostri commenti quando produciamo i post, perché ultimamente ho visto che non lo fate e questo non è bello, perché siete in tanti. Se ognuno commenta è una cosa molto bella, è un modo per tenerci famiglia, per affrontare. Io mi sento, ecco, vorrei dirvi umilmente questo, miei cari figlioli, a volte vi vedo un po' impigriti, non vorrei che l'entusiasmo, il fervore, lo zelo, parlo di molti di voi, si spenga. E com'è facile che accada, quanto è facile, ma che fine ha fatto l'amico di quella qui? Quanto è facile che accada che nel corso del tempo, poi adesso sono 9 anni, alcuni siete da poco, altri sono sopraggiunti, altri ancora siete della prima ora, com'è facile che dopo gli entusiasmi dell'inizio poi piano piano uno spegne la fiamma. Il Signore non vuole, ricordatevi il discorso che Gesù fa alla chiesa di Laodicea: magari fossi freddo, magari fossi caldo, non sei né freddo né caldo, quindi io ti vomito, dice Gesù, ecco il Kyrios. Allora quello che vorrei raccomandare è questo: tenete il morale alto, tutto il piccolo resto. Vi faccio presente che io, parlo di me, che sono la guida del piccolo resto per volere di Dio, sono andato in questa settimana scorsa, dopo la festa dell'8 dicembre, con migliaia di persone a Milano, me ne sono andato in Transilvania, vicino Dracula, sono andati in Transilvania a incontrare con gioia il piccolo resto rumeno, e poi siamo andati in Polonia, che sono 8 ore di macchina da Cluj-Napoca, nel nord-ovest della Repubblica e della Romania. Siamo andati a finire, passando dalla Slovacchia, siamo andati a finire a Cracovia per incontrare solo pochi fedeli. Ecco, se io non avessi il morale alto, il fuoco dell'amore di Dio nel cuore e la paura di spegnermi, non farei questo. Avrei detto al gruppo: ma non vale la pena, sono pochi. Ma che c'hai, Don Minutella? Ma sei scoraggiato? Ma non ti preoccupare, anche se sono pochi. Non hanno bisogno di dirmelo. Non hanno più bisogno di dirmelo, perché la cosa importante è che noi siamo convinti che quest'opera è di Dio, e poi quando Dio vorrà sorge. Allora io vorrei che anche tutti voi, oggi rivolgo in questo terzo giorno della novena di Natale un appello a tutti i fedeli del piccolo resto: vi rimprovero e vi bacchietto, non mettete più i like, non fate più evangelizzazione, molti della prima ora vi state spegnendo, attenzione alle trame del diavolo, ci inizia piano piano, come si dice dalle mie parti, piano piano, e poi vi spegne. E se vi spegnete siete poi a un passo dall'andarvene, ma non perché ve ne andate perché non credete più nel cammino, perché a un certo punto, se si spegne la fiamma, è finita. Non so se devo dirvelo, ma io provo a dirvelo. Io ho ricevuto una locuzione, ne ricevo, non ne parlo mai, ogni tanto però qualcosa la cito, mi sembra importante dirvelo. Io ho ricevuto una locuzione, non lo sanno neanche quelli del gruppo, è una cosa tutta personale che adesso vi rivelo, però forse ci sta nel contesto di questo discorso, in cui proprio lunedì a Cracovia, durante la messa, ho ricevuto una locuzione: chi vuol credere creda, ognuno faccia come crede, io non obbligo nessuno a credermi, però se fosse vero state attenti a prendermi in giro, perché se poi è vero il Signore prenderà in giro voi, non si scherza con Dio. Comunque, era solo per dirlo. Una locuzione in cui mi si diceva, non dico da parte di chi: la luce si spegnerà ancora di più, per questo tu devi splendere. Ecco, la luce, questa cosa non è la prima volta che me la sento dire ultimamente, perché io resto scandalizzato dal fatto che ormai, come anche oggi vedremo, è del tutto chiaro che cosa c'è a Roma, e la gente continua a far finta di nulla. C'è il diavolo e fingono di non vederlo, e io mi scandalizzo, e il cielo allora, quando mi parla nel cuore, me lo dice, insomma, rassegnati dal punto di vista della situazione, perché è previsto. Cioè, qui mi viene detto,
un paio di volte, che andrà sempre peggio, non meglio, che andrà sempre peggio, le tenebre scendono sempre di più sull'umanità, figlioli cari. E mi veniva detto, appunto, tu devi essere una luce. E io non ho visto la lampada, perché molte volte una locuzione è auditiva, interiore, ma è anche visiva, intellettiva, insomma. Poi qualche volta sto cominciando a pensare di scrivere un libro autobiografico sulle locuzioni, post mortem però, lo consegno a qualcuno e poi stavo dicendo che ho visto non una lampada che mi riguardava, cioè la lampada elettrica, no? Come questa vicina qui, perché è accesa visto che c'è nebbia, ma ho visto, che bello questo, una fiaccola, va bene? Una fiaccola. Sapete le fiaccole, quelle antiche, che talora si usano per le processioni del Venerdì Santo, di Pasqua, di Natale, queste fiaccole, no? Non quindi una candela, ma una fiaccola. Dobbiamo essere fiaccole, questo mi ha chiesto il cielo lunedì. Io avrei potuto avere motivo di scoraggiarmi e invece il cielo mi ha detto sì, fiaccola in tutto il mondo. Quanto più scende il buio sulla terra, perché Dio vuole così, tanto più Dio vuole che tu sii fiaccola. Perché ve lo sto raccontando? Perché se lo sono io, se lo devo essere io, dovete esserlo voi, mi dovete aiutare. Ecco, allora, tante volte io vedo che mettiamo i post, facciamo delle iniziative, ma mi sembra che quelli che io mi aspetto che siano entusiasti, tante volte si stanno assuefacendo, poi magari li contatto, mi scrivono che hanno problemi e difficoltà, come se quelli che hanno fede, fervore, ardore e fiaccola nelle mani siano senza problemi. La vicenda di ieri che vi ho raccontato dovrebbe farvi riflettere, chiunque si sarebbe un po' scoraggiato, anzi pregate per Fra Celestino, magari oggi lo dico al referente Simona quando vai piano spostati, perché dietro suona, scusate, devo anche stare attento, quando dicevo magari raccomando a Simona di mettere magari una protezione, una paradia tra Fra Celestino e i penitenti, perché appunto ieri ha avuto la febbre a 38, si sta curando, però tiene i sandali perché non sta bene. Bene miei cari, quindi mettete i like, condividete, commentate, fatevi sentire, invitateci, manifestate la vostra partecipazione, siamo una famiglia e anche Don Minutella in questo, come Fra Celestino, Padre Ioannes, Don Enrico e Don Ramon, ne troviamo senza dubbio beneficio. Siamo in viaggio verso Bergamo. Intanto ieri sera c'è stata la catechesi di Don Ramon, chi le sta seguendo sa che sta facendo ottime riflessioni sulla liturgia, lo ringraziamo perché come vedete si capisce molto bene, lui si prepara adeguatamente, si capisce che fa una riflessione dove ci mette lo specifico della propria ottima, secondo me sempre, capacità argomentativa. È bello quando un prete argomenta e lo fa in maniera personale, perché poi diventa accattivante, però si capisce che si prepara, quindi lo ringraziamo. E oggi che è giovedì il programma è molto fitto e intenso, alle 16 ci sono le sentinelle di Betania sul canale YouTube di Radio Domina Nostra, da Piccola Nazareth si riuniranno, eccolo lì, preghiera delle sentinelle di Betania, vedete che c'è la Beata Pina Suriano alle ore 16 per pregare i 2 rosari, e poi alle ore 17 ci sarà l'appuntamento che spero vedrà arrivare tanti fedeli per farci gli auguri anche del Santo Natale all'Auditorium San Sisto, via della Vittoria 1 a Bergamo. Ecco, ci sarà un appuntamento fitto di impegni, di momenti di grazia che prevedono anzitutto la recita del tuo rosario, la Santa Messa da me celebrata e ancora il terzo giorno della novena a Gesù Bambino. Portate i bambini che al termine della messa benediremo con la benedizione del rituale romano, perché è la festa dei bambini il Natale, e portate anche i bambinelli che mettete nel presepio o che avete a casa, perché possiamo anche questi benedirli col rituale romano. Poi questa sera, oggi è giovedì alle 21, c'è la catechesi sui Vangeli dell'infanzia dal mio libro Si è fatto carne, che è sempre disponibile chiamando alla segreteria di Radio Domina Nostra, ve lo mandiamo a casa oppure ve lo ritirate negli incontri di preghiera. Ecco il titolo di questa sera, piuttosto
piuttosto accattivante, San Giuseppe, due punti, dubbio o cosa? Perché San Giuseppe decide di licenziare Maria? Stasera lo capiremo meglio. Ecco, l'incontro si terrà all'auditorium stesso di San Sisto, perché ci sono fedeli che amabilmente rimarranno per incontro. Quelli che rimangono è perché lo possono fare, ma probabilmente anche perché vogliono essere piccole fiaccole. Ecco, quindi come vedete c'è un appuntamento intenso. Vi ricordo poi anche gli altri appuntamenti settimanali della settimana, pastorali del mio iter con Fra Celestino e il mio seguito. Domani, a Dio piacendo, quarto giorno della novena alle ore 17, con lo stesso programma di oggi, saremo a Montecatini Terme, al Tuscany Inn, via Cividale 86E, alle ore 17. Coraggio, piccolo resto toscano, vi aspetto numeroso, anche se è un giorno feriale ancora, come oggi, vedremo come va. Sabato 20 dicembre, quinto giorno della novena, saremo a Cassino, al Best Western Hotel Rocca. C'è ancora qualche disponibilità per il pullman che si sta riempiendo, quindi fate presto a decidervi per sabato, perché c'è ancora qualche posto disponibile. E anche lì ai romani dico, mi raccomando, non spegnetevi, l'azione massonico-satanista sta lavorando alacremente sul controllo delle menti del piccolo resto, per scoraggiare, per insospettire, per far dubitare, per dire che non cambia nulla. Può darsi che Papa Leone invece, magari Don Minutella, ha esagerato. State in guardia, perché anche oggi vi dimostrerò che sono sottili nel loro modo di agire. Le fermate del pullman da Roma saranno a Tiburtina e alla Laurentina. Domenica 21 dicembre, ultima domenica di avvento, saremo a Napoli alle ore 10 al Ramada by Windom. In via Ferraris 40 ci sarà la Santa Messa e il sesto giorno della novena. Lunedì 22 dicembre alle ore 17, settimo giorno della novena, alla Mezzia Terme, alla Air Hotel Felipe, via delle Nazioni 23, sempre alle 17. E infine l'ottavo giorno della novena sarà a Catania, però non alle 17 ma alle ore 16 all'Hotel Nettuno in via Ruggero di Lauria. Ecco, questi sono gli appuntamenti del prossimo tour prima di Natale. Venite, perché vorrei salutarvi e farvi gli auguri di un santo Natale. Ecco, poi vi ricordo che Don Ramon oggi si sposta in Sardegna. Ieri ho rivolto un appello al popolo sardo del piccolo resto perché rimanga unito. Ecco, intanto vediamo gli appuntamenti di Don Ramon. Oggi Don Ramon sarà a Valle Hermosa alle ore 16:30 con il programma che prego i fedeli del piccolo resto sardo di conoscere per tempo. Ci sono anche le confessioni, 2 seminaristi accompagnano Don Ramon. Venerdì, domani, sarà ad Oristano alle 15:30, sabato 20 sarà a Sassari alle ore 15:30, il 21 dicembre a Valle Hermosa alle ore 11. Ecco, allora ringrazio Don Ramon che va con i 2 seminaristi in Sardegna e ieri ho fatto un appello che voglio sperare per un'ultima volta venga accolto, perché questi nostri fratelli sardi litigano sempre, non riescono a stare tranquilli tra di loro. E non è l'unica regione dove esiste questo problema, un paio di regioni hanno questo problema endemico, che forse è storico-culturale, non lo so, cerchiamo di stare uniti. Ribadisco la mia fiducia nel referente regionale Nino, che pertanto è quello a cui ci si rivolge, e ho poi dato diciamo, incarico di risolvere le questioni relative agli aspetti tecnico-pratici che hanno cercato di creare tensione tra fedeli del piccolo resto sardo. Bene, e poi Don Enrico invece dal 23 al 26 dicembre è a Roma, ecco, questo per favorire i fedeli del piccolo resto romano. Eccolo lì il programma: 23 dicembre Santa Messa alle 18, 24 dicembre Santa Messa alle ore 11 e veglia di Natale alle ore 21:30, 25 dicembre Santa Messa di Natale alle ore 10:30, 26 dicembre forse cambia qualche orario, comunque vi daremo notizia. E invece Padre Ioannes sarà, ecco, nel nord-est, giorno di Natale, e quello lì sarà in Friuli Venezia Giulia, all'Hotel France a Gradisca di Sonzo, Gradisca di Sonzo, giovedì 25 dicembre.
per la Santa Messa di Natale alle ore 17, invece il 26 sarà ad Asolo, ecco, alle ore 17 per la Santa Messa presso una struttura privata. Vedete che compare alla mia destra in fondo, alla vostra sinistra, ma forse lo schermo è lo stesso per chi segue, comunque il cerchio che indica quanti giorni sono di lavoro a Trebaseleghe, al piccolo Tabor di Cristo Re. E allora vi raccomando di darci una mano d'aiuto, non dimenticatelo, abbiamo bisogno di aiuto, fiori cari, è inutile ripeterlo, vedete quanti costi a volte proibitivi ci sono, anche inaspettati. Ieri abbiamo dovuto sborsare con enorme rammarico, però necessariamente 500 euro circa per il danno prodotto alla macchina, ecco, inaspettato, come di nuovo, perché c'è gente che si collega sempre dopo, come di nuovo il post che ho scritto e che avete disponibilità di commentare mostra, si vede proprio, si vedono queste funi blu che devono reggere lo sportello posteriore fino a Palermo, praticamente fino in Sicilia martedì prossimo. Che il Signore ci aiuti, perché non c'è tempo di portarlo in officina la macchina. Questo danno ieri, che non è stato risolto per via del carro attrezzi, ci è costato 500 euro. Voi potete capire, alberghi, cibo, viaggi, il sodalizio sacerdotale mariano, Piccola Nazareth, il Tabor con i suoi lavori, Casa Betania, l'editoria, fiori cari, le spese ci sono, ogni cosa che il Signore porta avanti richiede questo aiuto, non fatecelo mancare. Bene, andiamo alla puntata di oggi, che invece è assolutamente interessante. Prego la regia di mostrare il titolo. Eccolo lì il titolo, ecco, l'ancora massonica nel presepio Vaticano e non solo. Allora, in questi giorni si è fatto un gran parlare, soprattutto ieri, anche una telefonata lo diceva, della iniziativa di una Madonna incinta posta nel presepio di Roma, in Vaticano. In quello esterno della piazza San Pietro, però, ancora una volta la massoneria ha voluto mostrare la propria forza. Perché subito vi invito a guardare, e non è l'unico elemento massonico, l'elemento che la massoneria che comanda il Vaticano, con quella cupola annerita che forse da sola basta a dire che cosa c'è a Roma, ha voluto dire: ci siamo noi, comandiamo noi, la Chiesa è in mano a noi. Loro non sanno che questa Chiesa, che loro pensano essere quella di Gesù Cristo, hanno messo le mani sull'anello d'oro, il mio tesoro, in realtà non è un anello d'oro, è soltanto un tappo di bottiglia di plastica. Ecco, allora prego però la regia, perché così non si capisce, avevo chiesto questo, eccolo qui, di mostrare in prima questa stella cometa. Guardatela tutti insieme, figlioli cari, questa è la stella cometa che sta a piazza San Pietro, sul presepio del Natale del Signore che appunto il Vaticano ha allestito. Possiamo metterla in prima un momento, questa stella cometa? Allora, in prima, tutta per intero. Allora, guardate bene, poi il particolare lo mettiamo insieme quando ve lo chiedo. Allora, questa è la stella cometa in prima, vedete molto bene, si può allargare, regia, vedete che c'è questa stella cometa. Osservatela attentamente. Cosa notate di strano? Guardate le stelle comete che avete a casa. Se non siete appartenenti alla massoneria, al satanismo, alla chiesa gnostico-esoterica che alcuni facevano bene a evidenziare, quando adesso sono fino al 2036 a snocciolare in barba ai beoti che seguono queste direzioni la domanda se il Papa Leone è Papa o non è Papa, che già solo questo da solo dovrebbe far riflettere sulle inconsistenze di certe percorrenze. L'inconsistenza di certe percorrenze, cioè ancora questi si chiedono se Papa Leone è il Papa quando è stato 4 volte in ginocchio davanti all'eretico impenitente. Uno non ci capisce niente, però questi erano quelli che quando noi commentavamo in pandan con alcuni gli elementi massonico, gnostico, esoterico, massonici presenti a Roma, sì, erano convinti, chissà che ora invece hanno cambiato idea. Allora glielo sbattiamo in faccia a chi dice che Papa Leone è il Papa che cambia. A
meno che non vogliano credere che è vittima Papa Leone. E così c'è gente che era con noi e che seguendo altri adesso è diventata una cum strada. È più comoda come strada, per questo vi dico, come ho detto all'inizio, non spegnete la fiaccola. Don Minutella ve la tiene accesa, ma voi non spegnetela. Piccolo resto. Il Papa non ne sa niente, il Papa è vittima, il Papa il 7 gennaio, viene da ridere miei cari figlioli, il 7 gennaio il Papa ha indetto indetto, sì, si può dire, un concistoro straordinario a Roma con i cardinali e sono tutti là già lì a scrivere che il Papa si dimetterà, che il Papa farà una scelta straordinaria, che il Papa non è Papa, vergogna quelli che eravate dalla parte giusta e come Giuda Iscariota avete venduto la verità, vergogna, non è il Papa, è complice di queste manovre massoniche. E ne sono prova le cose che andiamo a raccontare. Allora, torniamo alla Stella Cometa. Non credo che qualcuno di voi, a meno che non siate massonici, gnostici, esoterici, satanisti, abbia una Stella Cometa simile. Che caratteristica ha? Prego la regia di metterla di nuovo in prima. Che caratteristica ha questa Stella Cometa? Guardatela bene, eccola lì. Notatela, è molto bella, vero? Però peccato che alla coda notate che c'è un'ancora, la vedete? Vedete l'ancora? Quell'ancora è un simbolo massonico, come ora vi spiegherò. Quindi la massoneria che è a Roma, in Vaticano, dappertutto, peccato che qualcuno che osservava queste cose ora finge di non vederle e se è costretto a vederle perché gliele dicono, le fa vedere ma dice Papa Leone non è colpevole. Vergogna! Attenzione a salvarvi l'anima, perché se siete in buona fede ve la salvate, anche se siete nell'errore. Ma se siete in malafede per battere cassa e avere i followers e campare e tirare a campare, vi perdete l'anima peggio di Giuda Iscariota. Non c'era qualcuno che raccontava del capitello di Vézelay per mostrare i simboli massonici nelle casule, nei loghi dei vari eventi del Vaticano sotto Bergoglio? Come mai ora non lo fanno? Quando lo fanno perché sono costretti, aggiungono che è perché comunque il Papa non vuole questo, il Papa è vittima, il Papa è il 7 gennaio. Ma andate dove dovete andare, figlioli cari. Voglio dire ai piedi della croce. Aveva già pensato ad altro. Al piedi della croce a chiedere perdono al Signore, apostati, 2 volte apostati. Questo è il simbolo massonico che trae spunto anzitutto perché la massoneria fa così, preleva i simboli cristiani e li adultera e li converte in una vera e propria simbologia liturgico-esoterica a proprio vantaggio. Vedete che la stella ha un'ancora. Che cosa indica l'ancora? È un simbolo biblico, neotestamentario. Peccato che qui vada via la linea. L'ancora è un simbolo nell'ambito della teologia massonico, esoterico, gnostico, satanista, è un simbolo prelevato dal Nuovo Testamento. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 6, versetto 19, leggiamo. Questa speranza, dice la lettera agli Ebrei, la teniamo come una ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra la cortina. Rileggo. Questa speranza, dice la lettera agli Ebrei, capitolo 6, versetto 19, la teniamo come un'ancora dell'anima. Quindi, nella lettera agli Ebrei, siamo in linea? Siamo in onda? Mi scuso con voi, sono in viaggio, non ho alternative, figlioli cari. Non ho alternative, abbiate pazienza, perché gli argomenti sono importanti, ma c'è chi si gode le puntate a farle seduto tranquillamente a casa propria e c'è chi si ammazza la vita come Don Minutella e il suo seguito, perché accanto all'insesto di Radio Domine Nostra, che come direttore conduco, devo anche poi andare in giro in missione, quindi voi mi capirete. Stavo dicendo che la lettera agli Ebrei, quindi a capitolo 6, versetto 19, speriamo non vada via la linea, sottolinea appunto che siamo
che il simbolo dell'ancora è un simbolo del Nuovo Testamento che indica la speranza. Va bene? Bene. Come è caratteristica, la massoneria ha prelevato tra i simboli massonici questa immagine, perché l'ancora, che è un simbolo cristiano, è stata adottata dalla massoneria con un significato analogo. Rappresenta la speranza. Attenti bene adesso, guardate la sottigliezza della massoneria. Io l'ho preparata stamattina questa catechesi mentre facevo la barba. Rappresenta la speranza, attenti, e la tranquillità. Non so se capite cosa significa. Quell'ancora messa sulla stella cometa da parte della massoneria è un messaggio lanciato ai massoni di tutto il mondo, alla fratellanza universale massonica, per dire: con Papa Leone procediamo tranquilli. La Bastiglia, come sempre io vi dico, è stata assediata, presa d'assedio e conquistata. Adesso si tratta di gestirla. Tutto qui. Quindi l'ancora posta come stella cometa sopra la testa di Gesù bambino significa: primo, qui comandiamo noi; secondo, abbiamo certezza di farcela; terzo, siccome l'ancora è un simbolo massonico che indica tranquillità, significa: con Papa Leone noi siamo tranquilli, perché tutti ci stanno dando ragione. Lo utilizziamo dopo le avance di Papa Francesco, il Papa bombastic, il Papa rivoluzionario, il Papa che ha messo in crisi il sistema, il Papa che ha avanzato come un Robespierre in direzione del più puro giacobinismo massonico. Dopo di lui c'era bisogno di uno matematicamente modesto, per me del tutto irrilevante, grazie a Dio, perché quell'uomo lì è del tutto irrilevante, accontenterà tutti e farà finta di dar ragione a tutti, approverà la messa in latino del cardinale Burke, dirà che il cardinale Müller ha ragione sul sinodo, dirà che questo e quello va bene, ma nel frattempo porta avanti con speranza la tranquilla missione massonico-satanista di distruzione della Chiesa. Avete capito il simbolo? Che cosa indica veramente? Miei cari figlioli, la massoneria avanza sempre con i simboli, ce ne sono tantissimi simboli. Naturalmente questa non è la puntata giusta per parlarne, ovviamente. Ci sono simboli infiniti, potremmo dire. C'è il martelletto, c'è il teorema di Euclide, c'è l'albero di Acacia, c'è l'arca dell'alleanza, la lettera G, la squadra e il compasso, e c'è l'ancora. L'ancora è appunto questo simbolo che, ripeto, indica speranza e tranquillità. E allora, da questo punto di vista, ripeto, noi ci siamo accorti di questo. Ci siamo accorti di questo perché teniamo gli occhi aperti, perché non caschiamo nella trappola in cui stanno cascando quelli che vogliono, perché solo se lo si vuole ci si casca, che Papa Leone potrebbe essere. Non caschiamo nella trappola che dopo il cosiddetto ci sia ora uno che modestamente, delicatamente, matematicamente, perché è professore di matematica, laureato in matematica, porta avanti la ricostruzione della Chiesa. E così capite tutto con quel simbolo massonico dell'ancora posta sul presepio di Natale. Prego la regia di riproporre l'immagine invece cioè in seconda, però per intero. Vedete, avete memorizzato il simbolo, eccolo. È piazzato, si può restringere un po' il campo visivo del presepio, è piazzata la stella cometa sopra il capo dei personaggi del presepio in piazza San Pietro. Il messaggio è molto chiaro, figlioli cari. Il messaggio è che con il cosiddetto Papa Leone, adesso che la Bastiglia è presa, cioè che il trono petrino è conquistato, adesso che tutti stanno cadendo nell'inganno che Prevost potrebbe essere il Papa sfogliando le margherite fino al 2036 e giocando d'astuzia contro chi si sacrifica, perché c'è il diritto, cari. Poi il Vangelo lo gettiamo nel cestino. Incredibile che ci sia gente simile nei social, che ha fatto successo prendendo pelle da noi, che ha fatto successo prendendo pelle da noi.
È che è così purtroppo. Purtroppo è così, la vita umana è questa, non c'è niente da fare. Ad ogni carcassa ci sono quello che sappiamo. C'è gente sui social, capito, che dice che noi calpestiamo il diritto canonico, peccato che non si accorgano che il loro presunto papa calpesta il Vangelo, perché altrimenti, se non fosse così, sarebbe intervenuto di fronte a tutto quello che di grave è accaduto in questo mezzo anno di pseudo pontificato. A parte il fatto che dal punto di vista già canonico c'è il problema, perché se Bergoglio non è nel conclave del 2013, non lo è altrettanto il suo invalido e illegittimo successore. È una cosa del tutto logica, ma probabilmente qualcuno ha problemi di logica, ragionanti qui, non a quelli che credono di esserlo, presuntamente credono di esserlo. Normo ragionanti, riflettete, che senso avrebbe una Chiesa che spera di salvare se stessa col diritto canonico quando il Vangelo è gettato alle ortiche? Quindi noi avremmo speranza di sapere 2026, 27, 2028, 2030, 32, 2034, 2035, 2036 se questa è la Chiesa cattolica e se il diritto canonico può assumersi il compito, a detta di qualche pontefice laico, di salvare il cattolicesimo romano. Altrimenti Gesù Cristo ci ha ingannato tutti. Continuate a seguire chi vi propone queste teorie fantascientifiche, figlioli cari, si rimane però veramente senza parole. Si rimane senza parole. Quando è stato calpestato il Vangelo, e su questo non c'è una parola, non c'è una sillaba da parte di qualcuno di questi pontefici laici che imperano sui social, oppure bisognerebbe andare in uno come come si chiama, Gaetano Masciullo, che cosa fa questo? Cerca di, anche lui, imporsi all'attenzione criticando di continuo quello che è Leone, che però è il Papa. Ma scusa, come può essere Papa uno che sta facendo quello che fa? Si rimane senza parole, figlioli cari. Si rimane senza. E intanto a Piazza San Pietro, nel casino totale che c'è, guardate che cosa sa fare la massoneria, grazie a pontefici laici che continuano a ingannare se stessi, tradendo le proprie origini, diciamo così, mediatiche, e continuano a ingannare i propri followers, capito? Ecco. E vedete la stella cometa con l'ancora a rovescio. Ora, la questione che si pone è la seguente, se non siamo stupidi. Chi l'ha voluta questa stella cometa lì con l'ancora massonica? Non è l'unico simbolo, per oggi mi fermo su quello, ce ne sono altri che vanno scovati dentro questo presepio a Piazza San Pietro. E chi l'ha voluta questo simbolo massonico? Per salvare capre e cavoli ci sarà chi verrà a dirvi la solita idiota e beota fiaba, esiziale ragione di condanna da parte nostra, che quel simbolo l'ha voluto la massoneria, però non Papa Leone. Quindi chi contestava Iunacum in passato dicendo che non si accorgevano di chi fosse Papa Francesco, adesso adopera esattamente, o mi sbaglio, lo stesso stile degli Unacum, cioè adesso ci sono i neo-Unacum, come c'erano i neo-ariani, ci sono i neo-ariani, gli ariani moderati, capito? C'era il neo-arianesimo, c'è il neo-arianesimo, c'è l'arianesimo moderato. Ecco, questi sono Unacum moderati, perché stanno usando ora, col cosiddetto Papa Leone, lo stesso atteggiamento che usavano gli Unacum con Papa Francesco. Qual era l'atteggiamento? Vi ricordate? L'atteggiamento era: c'è la massoneria, ma non è il Papa. Vi ricordate il Monsignor Schneider? Vi ricordate Monsignor Schneider che cos'era capace di dire? Monsignor Schneider era capace di dire che il problema c'è in Vaticano, ma appartiene ai piani alti, che io ho sempre pensato, senza che ci sia una smentita, perché io non sono mai considerato da nessuno se non per essere beffeggiato e ridicolizzato. Non lo so, io mi sto consumando l'unica esistenza sacerdotale che ho a disposizione per portare avanti questa missione, e lo sport preferito è quello di canzonarmi, di prendermi in giro. Prendetemi pure in giro, normo ragionanti, poi vedremo chi aveva ragione. Ma quello che vorrei dire è questo, che di fronte a questa affermazione di Monsignor Schneider, quello che oggi dicono alcuni pontefici laici a Roma non è molto diverso. Pensateci bene,
pensateci bene. È la stessa idiozia totale. Allora c'era la massoneria e quindi tutti i simboli massonici, rituali gnostici, compresa l'orrenda processione di Pachamama in Vaticano, erano opera dei potenti massoni presenti in Vaticano. Il povero Papa Francesco non c'entrava nulla. Adesso i pontefici laici che stanno a Roma per non perdere i followers dicono, per salvare capre e cavoli, saranno costretti a dire che sì, il simbolo massonico c'è. In passato avrebbero fatto, come dire, salti mortali, erano i primi a scrivere. Il tale pontefice laico che sta a Roma, il laico che sta a Roma in giacca e cravatta e scarpe lucide, e il Papa pontefice laico. Non si stupisca che in giro sorgono papi, perché ce ne sono anche di laici camuffati. Lui è uno di quelli che vuole guidare i suoi nel 2036, anche quella è una chiesa alternativa. Non fatevi stupore, normoragionanti del sottoscritto, va bene, il quale tra l'altro non si è mai autoproclamato nulla, va bene, questo è un dato di fatto, va bene, quindi siete anche disonesti, oltre che normoragionanti siete anche normodisonesti, ma non fatevi stupore perché anche voi appartenete a una chiesa parallela, quella del pontefice laico in giacca e cravatta, di media statura, va bene, e scarpe sempre lucide. Anche lui è un pontefice, anche lui ha scelto la sua direzione, anche lui vi porta dove dice lui. Non può indossare l'abito sacro, non può celebrare messa e confessare, almeno finora, perché può accadere di tutto ormai. Può darsi che anche lui prima o poi abbia le traveggole come ce le ha di un Minutella, va bene? Quindi non vi stupite se noi ci stiamo facendo la nostra chiesa, se compare un papa a destra e a manca, se il no. Perché anche voi la vostra chiesa ve la siete costruita. È la chiesa del 2036 Odissea nello spazio, è la chiesa neo-una cubista, ve le due le meritacciate oggi a nome di Gesù, vergognosi traditori della strada giusta. Anche voi avete il vostro pontefice, non ve lo fa capire, ma c'è. Lui ipse dixit, appena il tale dottor Tizio parla, i followers giù, subito. Grazie, come lei non c'è nessuno, lei è l'unico al mondo, meno male che c'è lei, meno male che ci guida. Nessuno però evidenzia le caratteristiche di una vera e propria chiesa che esiste parallela almeno a quanto a quella di tanti altri. Quindi c'è anche il pontefice laico a Roma, per giunta a Roma, capito? Che comanda e guida i propri followers puntando il dito sugli altri, e così lui crede di farla franca. Oggi lo svelo io chi è questo tale, il quale in passato faceva le corse per mostrare i simboli massonici. Peccato che ora ci proceda lentamente e finisca col fare la stessa operazione ridicola di Monsignor Schneider, che diceva che Papa Francesco non c'entra nulla. Sono parole che Papa Francesco non c'entrava nulla, sono parole che Monsignor Schneider è stato capace di dire a un incontro di clero in Germania, ai sacerdoti in Germania, alla domanda di un prete, o forse in Austria, adesso non mi ricordo, alla domanda di un prete: eccellenza, lei sta parlando di questo, ma il responsabile è il cosiddetto Papa Francesco, perché lui ha voluto la processione di Pachamama in Vaticano, era lì, era dietro la statua. Sapete cosa è stato capace di rispondere Monsignor Schneider? Perché quando si assume una posizione ideologica di convenienza si diventa come Giuda Iscariote. È stato capace quell'uomo lì, che non ha alcuna stima da parte mia, perché la verità va abbracciata tutta per intero, esponendosi fino in fondo, come fa Dominutella con i confratelli, è stato capace di dire: ma non è Papa Francesco il responsabile, sono altri, lui è stato costretto a fare questo, non credete a quelle formule lì, perché era lui l'artefice. Adesso il pontefice laico che sta a Roma, fondatore della Chiesa 2036 Odissea nello spazio, con come si chiama quella roba lì nascosta? Il reggente. È una chiesa interessante quella lì, Prendete pure in giro me, normoragionanti, divertitevi a farlo, va bene? Divertitevi a prendermi in giro, normoragionanti della Chiesa 2036,
Avete a disposizione una bella fiaba, una bella favola, come quella di Pinocchio. C'è il 2036, c'è la Margherita che viene sfogliata fino al 2036, c'è l'antifona, che in questi giorni ci sono le antifone di Natale, e in quella chiesa loro ogni giorno si svegliano a dire: è papa o non è papa? È papa o non è papa? Adesso la formula decisiva di questa chiesa che esiste, con questo papa laico in giacca e cravatta, con le scarpe lui media statura, però papa laico, è la chiesa che dice: il papa Leone è costretto a subire tutto questo, è una vittima, perché 20 cardinali, non si capisce bene con quale criterio abbiano scelto di assumere questo criterio, lo hanno eletto papa. Ecco, la verità è una sola. La verità è che abbiamo ragione noi, fiori cari, perché tutto cade sotto gli occhi. Dio ha scelto il sottoscritto, che è il peggiore di tutti, ma l'ha scelto. E Dominutella da 9 anni grida la verità senza infingimenti e senza compromissioni varie. Rivediamo l'immagine dell'ancora, che significa speranza e tranquillità. Cioè la massoneria quest'anno ha lanciato un messaggio a tutti coloro che vogliono capire che sta succedendo a Roma. Ditelo al pontefice laico, riferiteglielo. Pace e tranquillità, cioè adesso non ci sono più le avance inaspettate del cosiddetto Papa Francesco. Adesso Prevost, che è un matematico, è il papa dell'ancora massonica che sta sulla capanna di Betlemme, è il papa che deve far credere che è un tempo di tranquillità. Hanno fatto come si dice, una gran cassa per parlare del concistoro straordinario che ci sarà il 6, il 7 e l'8 gennaio a Roma, con i cardinali di tutto il mondo, perché ci si aspetta chissà che cosa, che il Papa dirà, che il Papa non dirà proprio nulla, il loro Papa non dirà proprio nulla di speciale e di così clamoroso, accontenterà tutti, si andrà avanti così per anni, per gettare nella rete di Satana, ai noi, e qui il dolore è apocalittico da parte nostra, quante più anime possibile. Io sono corso con migliaia di chilometri e ancora ne ho 3 ore oggi per andare in Romania e Polonia per pochi fedeli, e non mi arrenderò, andrò in Messico se Dio vorrà, andrò dovunque Dio mi manda, dovunque la provvidenza mi manda, per sperare che anche una sola anima apra gli occhi e non si lasci prendere da questa rete diabolica. Dopo la falce e il martello, se volete il compasso di Bergoglio, arriva l'ancora di Prevost. Bergoglio è il compasso, no? Gira e delimita il terreno della conquista. Voi sapete che il compasso è un simbolo massonico, no? Allora Bergoglio è il compasso, gira e delimita il perimetro della conquista. E dopo Bergoglio, che ha indicato in Prevost, ne parlavamo ieri mattina, Prevost sta a Bergoglio come Ratzinger sta a Wojtyła, e dicevo che dopo il compasso, che è un simbolo massonico di Bergoglio, arriva l'ancora, simbolo massonico di Prevost. Il compasso indica conquista. Andiamo a cercare il significato del compasso, perché io lo so, però non voglio inventarmi nulla. Ecco, il compasso indica bene il mondo del concreto. Eccolo lì. Il compasso indica il mondo del concreto. Ecco, il simbolo massonico del compasso indica il mondo della concretezza, e Bergoglio era uno concreto. Ecco, la forza, dice la simbologia massonica riguardo del compasso, la regia non so se può mostrare il compasso simboleggia la forza di circoscrivere i nostri desideri, simboleggia l'importanza della esplorazione e della conquista. Più chiaro di così? Più chiaro di così. Quindi il simbolo massonico adoperato da Bergoglio nel suo stile durante i suoi anni di pseudo pontificato eletto dalla mafia di San Gallo è stato un simbolo massonico adoperato così, diciamo, tacitamente, occultamente, per indicare appunto la conquista.
la conquista del potere. E infatti Bergoglio, Monna Lisa, come veniva chiamato in codice dalla mafia di San Gallo, è quello che ha voluto conquistare il trono di Pietro. Ecco. E invece, una volta conquistato il trono, Bergoglio si fa vedere senza più gli abiti pontificali per indicare che stava morendo, perché guardate che questi non affrontano la morte come noi, con solennità, forse anche con certo timore riverenziale, non tanto per la morte in sé, almeno io parlo di me, perché poi comunque si deve morire, quanto perché sai che stai andando dinanzi a Dio, finalmente vai da Gesù e da Maria, ti portano poi dal Padre Eterno, non so se mi spiego, è l'appuntamento più importante. Questi invece muoiono in quel modo leggero, banale no, ma leggero e maccheronico con cui è morto Bergoglio. Questa immagine è senza dubbio quella di uno che sapeva che già sarebbe morto, gliel'avranno fatto presente e annunciato, e quindi qualche giorno prima di morire, come vedete dalla foto in doppia, Bergoglio si fa portare in Basilica di San Pietro senza più gli abiti pontifici, con il poncio peruviano, per indicare il suo successore. Il compasso è consegnato, il potere è stato raggiunto, è stato circoscritto il territorio della conquista. Va bene? Bene. Dopodiché è arrivato Prevost. Il Papa, secondo il pontefice laico di Roma con le scarpe lucide, che sa indicare la possibilità che sia Papa. Non sappiamo se è Papa, lo scopriremo solo scrivendo, capito? Non sappiamo se è Papa. L'ancora, che serve come, ancoraggio di tranquillità per una chiesa massonica che ha conquistato il trono, che è lì, che porta avanti il suo piano. La Madonna e quindi vedete che c'è questo simbolo incredibilmente esposto, perché poi la massoneria ecclesiastica, io parlo di quella ecclesiastica perché quella laica non la conosco, non mi interessa conoscerla, a me interessano le anime e basta. La massoneria ecclesiastica è lì costretta, starei per dire, a mostrare questo simbolo massonico, perché c'è nella massoneria un progetto anche di epifanizzazione di sé. Quindi non escludo che alcuni che sembravano in passato paladini della lotta a questa chiesa esoterico-gnostico-massonica in realtà siano degli infiltrati, dei camuffati, perché la massoneria sa fare anche quello. E quale alternativa c'è, figlioli cari? Ditemelo. Io chiedo a tutti coloro che ci stanno seguendo e ci seguono, ma non fanno parte e non militano nel piccolo resto, ma ascoltandomi, voi vi rendete conto che io non sono quello che rappresenta la canzonatura continua dei miei detrattori, che dico cose ragionevoli che non mi invento. E che cosa pensate di fare? Vi ostinate ad andare a messa in unione con Papa Leone dentro questa chiesa? Questa è la chiesa di Satana, è il corpo mistico dell'anticristo, questi sono i partigiani del diavolo, come diceva Sor Lucia, è in atto il terzo segreto di Fatima. Ecco, non vogliono capirlo? Non vogliono capirlo? Oppure lo capiscono e per una questione di convenienza fingono di non accorgersene, che sarebbe ancora peggio? Noi intanto andiamo per questa nostra strada, mentre esibiscono a Roma i simboli massonici, ripeto, non finisce qui, perché ce ne sono altri che di volta in volta poi vi indicherò. Nel frattempo rimango senza parole nel leggere la dichiarazione di Alberto Signore, pare che si chiami così, il conduttore televisivo gay, omosessuale, che ha dichiarato, si rimane senza parole veramente, che il cardinale Martini, a cui si è confidato, gli ha detto rimanga pure dov'è, tanto Dio ci giudicherà sull'amore. Ecco, questi erano i presupposti del tradimento profondo a cui oggi si è pervenuto. Facciamo tanti auguri al pontefice laico con le scarpe lucide, che si stupisce dei pontefici che vanno sorgendo nel pianeta, senza che lui lasci e faccia credere ai suoi seguaci che anche lui è un pontefice laico con tanto di investitura solenne. Lui ha la normoragione per indicare qual è la soluzione. La soluzione è il 2036, il diritto canonico, niente di più, come dire, di più chiaro, di normo-ragionante di questo, in una chiesa in cui c'è una massoneria ecclesiastica che piazza l'ancora come simbolo massonico per dire come andiamo noi, con un falso papa che ha taciuto su tutte le aberrazioni, compreso il giubileo LGBTQ+, che c'è stato a Roma.
con un Papa che non è Papa e tiene Monsignor Savino, vescovo a Cassano allo Ionio, dopo che ha detto che copulare tra persone dello stesso sesso non è peccato, con una Chiesa che calpesta i comandamenti di Dio, che vuole le donne all'altare, che va contro la volontà fondativa di Cristo, che tradisce la tradizione apostolica, il pontefice laico, con le scarpe illustrate, propone la soluzione canonica, il diritto canonico, seguaci della Chiesa, del pontefice laico. Coraggio, continuate a canzonarmi, continuate a divertirmi sulla mia pelle, fatelo pure, vediamo alla fine chi aveva ragione. Tenetevi il dubbio se Papa Leone è Papa, tenetevi il pontefice laico del dubbio. Mi sembra che l'unica soluzione possibile sia questa, come il cielo ha voluto chiaramente far capire, laddove non si segue il Vangelo non bisogna più andare dietro. Questa è una Chiesa che chiaramente non segue il Vangelo, non è che bisogna andare a fare una ricerca faticosa. Nei fatti da 13 anni c'è una Chiesa che non segue il Vangelo di Gesù Cristo, e quindi non è la Chiesa cattolica, e quindi quello non è il Papa, e quindi i sacramenti non sono validi. Continuate a far finta tutti di nulla. Ringrazio tutti coloro che mi danno fiducia, che mi accreditano fiducia. Io credo di testimoniare come San Paolo, che patisco sofferenze per tutti voi, nella speranza sempre che venga nuovamente qualcuno per la prima volta nel piccolo resto, che è un'oasi di autenticità evangelica, è un'oasi dove si vive il Vangelo senza sconti, dove si grida la verità e si custodisce la verità in questo tempo di notte buia e di eclissi etica, eclissi del senso di Dio. E quindi raccomando ancora una volta a tutti voi, miei cari figlioli del piccolo resto, interrogatevi se avete spento l'ardore degli inizi. Io sono stato in Romania e in Polonia, ho macinato migliaia di chilometri, non ho ancora terminato, arriverò a Piccola Nazareth il 24 dicembre, ci saranno già i pellegrini lì e le celebrazioni per poi partire di nuovo. Sto cercando di darvi una testimonianza importante, non è il tempo di dormire, è il tempo di star svegli e di tenere la fiaccola accesa mentre fa più buio, ancora più buio nel mondo. Vi ricordo che oggi pomeriggio siamo a Bergamo, all'Auditorium San Sisto, alle ore 17 vi aspetto numerosi, benediremo i bambini e poi benediremo anche i bambinelli prima del canto del terzo giorno della novena. Grazie, adesso rispondiamo un paio di telefonate, ricordate di aiutarci, 500 euro ieri di spesa per una diciamo guasto tecnico che non si è risolto, però camminiamo con il portabagagli innastrato. Pronto? Buongiorno, Ministero, cielo dato Gesù Cristo. Sempre cielo dato. Sono a Torino, ho già chiamato, però devo fare due domande molto importanti. Allora, la prima è riguardante in un'apparizione in Medjugorje la Madonna che ha detto che se il venerdì cade di festa la carne può mangiare. Ora questo me lo potrebbe se Stefano cade di venerdì dovrebbe essere festa, anche se non è di precesso. Se per esempio, che ne so, non so quale indicare comunque sì, una solennità cade di venerdì, è chiaro che non si fa l'astinenza dalle carni. Ecco, la seconda domanda che volevo farle è molto importante. Allora, io ho due familiari che gli abbiamo spiegato tutto, hanno assistito anche l'anno scorso alla messa di Natale, però non so perché hanno capito che siamo una setta, e io volevo farglielo capire diversamente, però volevo un consiglio. Sì. Ha un libro scritto da lei, diciamo, per far capire che non Fiola cara, guarda, intanto oppure credere meglio. No, ma guarda, ascolta un momento, intanto sarai d'accordo con me, hai seguito oggi la mia riflessione? Sì, penso di sì. Allora, io ho messo in luce che ci sono ormai tante chiese parallele, perché il cattolicesimo, in questo la massoneria ha vinto, ha sfaldato, ha dissipato l'unità ecclesiale, no? Allora ti pare che tra tutte le formule ce ne sia una più perseguitata, calunniata e additata come la nostra? No, mi sembra di no. Sei d'accordo?
sì, certo, Ognuno può fare quello che vuole. Non seguendo loro non capiscono perché... E allora, capito, la risposta è proprio in questo, la risposta è proprio in questo. Io comunque ti suggerirei, Pietro, dove sei e Chiesa dove vai, però non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Rassegnati, figlia cara. Preghiamo, ecco, casomai più che offrire un libro, io raccomando a te e a tutti voi, anche io ne ho parenti, familiari, amici, che niente, siamo una setta per loro, così continuano a farsi loro comodi, continuano a far finta di nulla e vanno avanti così, non vogliono essere disturbati. Allora preghiamo, come diceva Don Bosco con i suoi giovani, quando non arrivava a convincerli con la predicazione, e allora diceva restano la preghiera e il sacrificio. Va bene? Va bene, grazie. Ci vediamo stasera a più tardi, cara Fiola. Ribadisco, non perdetevi d'animo per quello che riguarda il fatto che dicano che noi siamo una setta. È un buon segno, perché non c'è una realtà più temuta da Satana che non sia il piccolo resto che io guido. Non c'è una realtà più, e tra l'altro non c'è un prete più spellato vivo, infamato, calunniato, canzonato e deriso come il sottoscritto. Evidentemente un motivo ci sarà. Pronto? Salve, buongiorno Don Minutella, salutato Gesù Cristo. Ecco, sono Marco di Carrara. Marco. Scusi se richiamo di nuovo, ma avevo una cosa da dirle. In base alla stella cometa che lei ha parlato, proprio ieri parlavo con un amico mio che è un restauratore di antichità, di presepi napoletani. Si parlava proprio di questa stella e lui mi diceva che probabilmente era stata fatta in onore della statua della Madonna della Speranza di Battipaglia, che era stata messa lì il giorno dell'apertura della Porta Santa, perché questa immagine, se le va su Google e digita Madonna della Speranza, porta quest'ancora. Sì. Probabilmente può essere stata fatta per questo motivo, non lo so, è una chiave di lettura diversa. Sì, chiaro. Ti ringrazio, ma aggiungo questo, santa giornata. No, in realtà dovete tenere presente questo, è tipico della massoneria, l'ho detto all'inizio, a metà della riflessione, alla fine, adoperare simboli già cristiani per battezzarli dal punto di vista massonico. Sono furbi, quindi bisogna sapere scovare questo. Allora è possibile che, per esempio, l'ancora con la stella cometa con l'ancora sotto della stella cometa sia stata adoperata qua e là in qualche occasione per individuare appunto un simbolo legato a un santuario, eccetera, però portata a Roma e piazzata lì, siccome l'ancora è un simbolo massonico, eccolo che lo piazzano lì. È come la rugiada nel formulario della messa in italiano, è come il compasso, è come il serpente, che capite? È piena zeppa la massoneria ecclesiastica di questa simbologia, che prende a prestito. Alcuni li inventano loro, ma sarebbe troppo clamoroso, altri li prendono a prestito. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, Leone di Maria, sono Angela da Roma. Sempre sia lodato. Senta padre, io stamattina presto, molto presto, mi sono imbattuta in questo presepe romano e ho notato subito appunto quest'ancora alla fine della coda della stella cometa, ed ho notato tanti altri particolari. Intanto la coda non è verso l'alto ma è verso il basso, esattamente, brava a chiudere l'energia divina del Gesù che nasce. Brava. Mi ha colpito anche il fatto che non c'è né una stalla né una grotta, ma un mezzo tempio, il tempio di Salomone retto dalle sue colonne, un altro simbolo massonico. Sì, ma te così mi togli il gusto di dare notizia nei prossimi giorni, va bene, ma finisci pure perché è giusto, dai, aggiungi. E l'ultima cosa che ho notato, il cielo stellato, perché è molto bello questo cielo stellato, ma guardato un po' in lontananza ci sono quelle nubi più chiare che sembrano quasi tentacoli di una piovra. Quindi io chiedo al giornalista che ristudiasse un po' i simboli, ci aiutasse, perché noi stiamo... No, è in tutt'altre faccende affaccendato, non ha tempo, deve sfogliare la Margherita.
Comunque, caro Santo Padre, io non sarò a Cassino per motivi familiari. Mi dispiace. Anche a me tanto, però se non mi vede sappia che io sono sempre dei vostri, prego sempre per voi, per i seminaristi, per le suore, grazie. per tutto il Grazie Fiola cara. Santo Natale, Dio ti benedica con tutto il cuore. A presto. Grazie. Ecco, so che molti non potrete venire in questi giorni, soprattutto se avete in casa familiari che non condividono la vostra scelta. Non sarà facile convincerli che possiate venire da oggi nei prossimi giorni nei luoghi di preghiera. Io so già di non potermi aspettare numeri sensazionali, quindi non vi preoccupate, non vi scusate, mi rendo conto. L'ultima telefonata, pronto? Pronto, sono Tiziana da Trento, sia lodato del Cristo. Sempre sia lodato. Volevo solo dirle che le siamo sempre vicini e noi saremo sempre con lei, sempre, grazie, perché da quando siamo con lei abbiamo una gioia dentro immensa, ci è cambiata la vita, quindi vorrei, cerchiamo di convincere altre persone che ci hanno visto cambiare, hanno visto la nostra gioia, però la gioia è grande, ci è cambiata la vita. Io voglio solo darle un grande abbraccio. Grazie. Perché la riconoscenza è immensa. Grazie Fiola cara, Dio ti benedica. Con questa bella telefonata concludiamo la nostra ardente puntata di oggi. Ecco, la signora che ha chiamato ha detto che le è cambiata la vita con me e con questo cammino. In realtà è il rosario che cambia la vita, Fiori cara. È l'arma per questi tempi. Vinciamo se intensifichiamo la preghiera del rosario. Vorrei particolarmente salutare Rosario della Polonia e Victoria Campan della Romania, i due referenti dell'est europeo, ai quali dico che li metterò in contatto per iniziative e ulteriori sviluppi per far bene le cose con criterio con una delle mie collaboratrici nella persona della catechista che molti conoscete, Maria Concetta di Chiara, che ringrazio per la sua disponibilità. Rosario si è fatto 8 ore di treno a venire da Stettino a Cracovia e poi di notte ha viaggiato con la famiglia di nuovo in treno per ritornare a Stettino e andare per tempo a lavoro. Grazie di questa testimonianza, questo è segno che dobbiamo rimanere con la fiaccola accesa. Come mi è stato detto nella locuzione lunedì, il buio scenderà sempre di più. Non ti stupire, Dominutella, ti capiamo, ma abbi pazienza, perché è previsto così. Scenderà sempre più di buio. Quello che state vedendo che accade è che non c'è più il cattolicesimo ufficiale, e che ognuno ormai si fa la religione fai da te, e che ognuno sceglie il proprio papa, e che ognuno va dove gli caspita, gli pare. Procederà, chissà quante altre di queste iniziative in giro avrete modo di vedere, perché scenderà sempre di più il buio. Importante. Allora non vedo l'ora di trovarmi a Bergamo, anche se c'è tanta nebbia e quindi dobbiamo procedere piano con questo pulmino che si è rotto. Prego la regia di mostrare di nuovo il post che abbiamo messo stamane. Ecco il furgone che si è rotto, forse anche la regia si è rotta, ma abbiamo terminato. Regia, non ti rompere. Eccolo lì il furgone bianco con le funi azzurre che ci hanno dato in officina. Queste funi le hanno messe loro per impedire che si apra il portabagagli. Non si apre il portabagagli perché è chiuso con la chiave, però non si sa mai perché è scagionato, non scagionato, è allargato, non mi viene il verbo, attorno ai cardini del coperchio, e quindi siamo messi male. Ecco, abbiamo speso 500 euro, non abbiamo neanche, io a dire il vero quando sborsavo i soldi non ho neanche capito perché questi 500 euro. Comunque abbiamo fatto il documento di firma, forse per il carro attrezzi, il problema c'è rimasto, dovremmo arrivare in Sicilia, lì dentro abbiamo i nostri bagagli, qui dentro, perché questo è il furgone. Ci affidiamo alla Madonna e andiamo avanti con gioia, sapendo che ogni impedimento diventa un'occasione per crescere nella gioia, nell'entusiasmo della fede. Santa Giornata a tutti voi con la corona del rosario alle 16 le sentinelle. Vi benedico in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus.